Con una semplice storia su Instagram ho deciso di regalare la mia Fiat Punto che dopo molte avventure ho dovuto sostituire. Fra qualche ora la consegnerò al nuovo proprietario che nemmeno conosco, ma prima di tutto voglio consegnargliela come l'ho sempre tenuta io, quindi pulita, lavata, e voglio raccontarvi perché ho scelto di farlo. Non importa quanto vale una cosa, l'importante è sempre trattarla bene. Questa frase dovremmo pensarla più spesso quando viviamo le nostre vite di tutti i giorni, io compreso. Nello specifico la Punto è stata la mia prima auto a 28 anni, la prima auto. Già, perché prima ho avuto solo furgoni per andare in pista, per allenarmi e per correre. Non l'ho nemmeno comprata, mi è stata gentilmente regalata perché era in disuso, abbandonata in un parcheggio da anni. La carrozzeria ovviamente mostra benissimo i segni del tempo ed io poi ci ho aggiunto qualche piccolo timbro qui e lì. Molti mi hanno preso in giro, chi ridendo e chi meno, per la mia Punto, che però dentro è pulitissima, sempre aspirata e profumata. Presente quando l'abito non fa il monaco? Vero, però io ero giunto ad un limite. Viaggio tanto, ho bisogno di sicurezze e l'immagine ovviamente non possiamo nasconderla sotto la sabbia, quindi ho bisogno di una nuova auto. E la Punto? La spacchiamo? Oppure ci vado in pista a Castelletto la sbrandello a suon di limitatori? E se è vero che solo gli stupidi non cambiano idea, chi mi segue su Instagram sapeva che nella testa avessi quell'idea goliardica o di distruggere la macchina o semplicemente di andare in pista per scannarla, magari cappottarla e distruggendola lo stesso. Ma che cazzo, ci avevo fatto anche una storia Instagram. Poi per fortuna si è acceso un neurone e ho iniziato a elaborare la cosa. Allora, per distruggerla dovevo chiamare il mio amico dell'azienda edile, prendere un pomeriggio, chiamare gli amici, andare lì, girare il video, urlare, prenderla a martellate, flessibilarla, distruggerla, schiacciarla con l'escavatore, per poi dover prendere quello che ne rimaneva, metterlo su un furgone, andare dal rottamatore e rottamarla. Seconda ipotesi, girare in pista. L'unica pista qua vicino dove potrebbe essere possibile fare una cosa del genere sarebbe Castelletto di Branduzzo, dove mi conoscono, dove avrei dovuto chiamare, spiegargli che sono Edoardo Mazzuoli, quello che gira in moto, che però vuole venire a girare con una Punto marcia per fare un video e distruggerla. Non era nelle mie corde. Anche perché se entri in ghiaia e la cappotti, come la porti via da lì? In tutte e due le opzioni c'era qualcosa che non mi tornava. Purtroppo o per fortuna nella mia vita mi sono sempre dovuto guadagnare tutto fino all'ultimo spillo di quello che ho fatto e di quello che ho utilizzato. E quindi mi sembrava stupido rompere un qualcosa che, sì, è vero, è brutto, non è alla moda, per l'amor del cielo. Molti mi hanno deriso quando mi vedevano con questa macchina, però vi assicuro che se tu la macchina non ce l'hai, è molto peggio. Anche perché non puoi fare niente. Non ti puoi spostare, non puoi andare a lavorare, non puoi fare assolutamente niente. Questa Punto la considero l'ultima delle mie scelte sbagliate e questo non vuol dire che nella mia vita non sbaglierò più niente da questo punto in avanti, semplicemente è l'ultima delle scelte che ho fatto pensando con la testa degli altri e offuscato troppo dalla passione che ho per le moto. Perché purtroppo o per fortuna i sentimenti delle volte ci vanno a fare delle scelte sbagliate. Quindi per me era più giusto darla a qualcuno che non avesse la possibilità. Mi hanno contattato un sacco di persone per fare il rally degli eroi o qualsiasi gara con quelle auto distrutte. Se vuoi fare quella gara, prendi 3 amici, metti 300 euro insieme e la compri una macchina di merda. Questo gesto è stato fatto per poter dare la possibilità a chi non ce l'ha. E vista la vicenda del furgone che tutti conoscerete, questa macchina è stata la mia salvezza. E nonostante abbia avuto un sacco di problemi, tra cui cambio, frizione, alternatore e 1000 altre piccole cose che mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, comunque mi ha permesso di fare quello che avevo bisogno di fare. Però adesso basta, ho appena caricato la bicicletta, andiamo all'agenzia di pratiche auto, dove lì incontrerò il ragazzo che se l'è aggiudicata, faremo il passaggio di proprietà e per sempre saluterò la mia cara e amata Punto.
piacere Dimitri. Che l'hai fatto contento come una pasta. Ok, siamo arrivati finalmente all'agenzia di pratiche auto e il ragazzo che si è aggiudicato la bellissima punto, eccolo qua. Dimitri, sei contento del nuovo acquisto? Non si può dire, del nuovo regalo? Cosa ne farai? Allora, vabbè, ci vado a scuola, la uso un po' con i miei amici, penso, se vado in giro la uso come mezzo muletto. Guarda, io come ho detto prima nel video, a me questa macchina è stata regalata, non mi interessava guadagnarci e come ha fatto comodo a me, anche se comunque non è bellissima perché ha i suoi problemi, è una cosa che può servire, ti può servire per andare a lavoro, per andare a scuola, per farti i fatti tuoi e ti paghi il passaggio adesso e sei a posto. Insieme andiamo a vedere quello che c'è della macchina, tutto quello che devi sapere, perché la macchina è stata di recente tagliandata, è stata di recente revisionata, quindi ha anche la revisione. Le gomme sono a metà strada, io di recente ho fatto gli ammortizzatori e avevo fatto anche una storia su Instagram di quelli vecchi, era cioè una cosa, e guidando le moto da corsa in circuito, guidare la punto con gli ammortizzatori finiti è molto più pericoloso, ve lo assicuro, garantito. Adesso vieni, ti faccio vedere tutto, ti do la doppia chiave, il libretto e tutte le sue cose. Allora, vieni di qua. Allora, la macchina ha 140.000 km, qua c'è a 135.898, è stato fatto il tagliando a novembre 2021, come puoi vedere. Poi all'interno hai Bluetooth con la radio, io te l'ho pulita, ti ho messo anche un po' di luci da cruscotti perché di solito io la tengo così, non l'avevo ancora fatta, però visto che te la dovevo consegnare. Poi apriamo il cofano qua sotto. Qua sai che ti dovrai sistemare la fiancatina perché c'è stato un piccolo scontro con un guardrail. Tieni un attimo il cofano che mettiamo il suo fermo. Allora, io l'olio l'ho già controllato, l'acqua come ti ho detto ne mangia un pochino perché secondo me ci sarà da rifare la guarnizione della testa. La batteria è perfetta e recente, la cinghia di distribuzione l'avevamo fatta, quindi è a posto anche quella. E quindi per quanto riguarda il motore ti devi fare, come ti ho detto, la testa. Poi ci sarà da sistemare la fiancatina qua se te la vorrai sistemare. E poi gli interni sono tutti estremamente puliti, te l'ho aspirata. E dietro il baule è questo. Allora, e qua sotto c'è la ruota di scorta, manca il copribaule, però quello poi te lo recupererai. Poi ti devo dare la doppia chiave, il libretto ce l'hanno loro, andiamo a firmare. E così in una calda giornata di gennaio si conclude questa storia infinita della grande punto. È stata una bella fine, sono contentissimo di aver potuto dare una mano a un ragazzo giovane, spero che se la goda, spero che gli duri e che non gli dia problemi, ma per come l'ho tenuta io sono sicuro che di problemi non ne avrà. Ci sarà sicuramente da rifare la guarnizione di testa e qualche cavolata, ma per andare in giro spendendo nulla è la scelta giusta.